Le Langhe e il Monferrato costituiscono uno splendido esempio di come un territorio possa coniugare arte e natura alla perfezione. Terra di infiniti vigneti e sconfinati paesaggi patrimonio dell'umanità, questo angolo del Piemonte che si estende tra le province di Asti e Cuneo ha visto da sempre l'uomo interagire con il paesaggio, dove la natura è stata dolcemente plasmata nel corso del tempo. Lo testimoniano i numerosi borghi arroccati sulle colline, i filari delle viti che si perdono all'orizzonte o le piccole chiesette che costellano il paesaggio. Sono molti i motivi per perdersi nel cuore di queste terre, ma tra le tante storie che ne hanno segnato il passato forse ce ne sono alcune ancora poco conosciute. Sono storie di artisti contemporanei, che hanno deciso di lasciare una firma indelebile in questi scenari naturalistici unici attraverso un coloratissimo tocco di pennello. E non potevamo di certo perdere l'occasione di accompagnarvi in questi luoghi meravigliosi attraverso un piccolo e colorato tour alla scoperta di alcune installazioni e opere d'arte contemporanea davvero particolari a bordo di una delle ultime proposte di Casa Cartago, il rinnovato C-Tourer T143 LE, qui allestito nella variante meccanica del moderno Mercedes-Benz Sprinter. Si tratta di un profilato classico dedicato alla coppia, lungo per l'esattezza 706 cm, che offre al suo interno l'ormai ricercato schema abitativo con letti gemelli in coda posizionati al di sopra di un maxi gavone garage passante. Le sue caratteristiche salienti sono l'adozione del telaio alto, la presenza di un doppio pavimento passante e l'indiscussa qualità che caratterizza le realizzazioni marchiate Cartago. E il nostro punto di partenza non poteva che essere una delle 128 Big Bench attualmente installate in Europa, esattamente quella di Costigliole d'Asti dall'inconfondibile colore rosa. Si tratta di una delle numerose panchine giganti frutto dell'idea del designer americano Chris Bangle, che ha avviato un'iniziativa nata per sostenere le comunità, i produttori artigiani e il turismo dei comuni che le ospitano. Le Big Bench sono state create per dare ai visitatori la possibilità di guardare da una prospettiva diversa i paesaggi tipici delle terre circostanti, come guardiane osservatrici del mondo e delle tradizioni di questi luoghi. Una volta saliti su una di queste panchine è come se si venisse catapultati in un altro mondo, provando quasi la sensazione di essere tornati un po' bambini. Iniziamo il nostro percorso dirigendoci verso sud e in particolare verso una località che ospita nel suo territorio numerose attrazioni artistiche tutte da scoprire. Percorriamo strade che si rivelano dunque un terreno ideale per iniziare a testare le doti del nostro C-Tourer T143 LE. Come detto, la base meccanica di partenza è rappresentata dal Mercedes-Benz Sprinter, qui nella versione con trazione anteriore e portata massima pari a 35 quintali, in grado comunque di garantire senza difficoltà i 4 posti omologati per il viaggio. E come da tradizione di Casa Cartago, non poteva di certo mancare anche l'abbinata al prestigioso telaio alco, nella variante di passo in questo caso da 390 cm. Una scelta che conferisce a questo veicolo prestazioni, comfort alla guida e comportamento su strada degni di una vera e propria autovettura in ogni situazione, portando anche in dote un abbassamento del baricentro e un sistema di sospensioni posteriori a ruote indipendenti. Buona si rivela anche la silenziosità della cellula abitativa durante la marcia, dove i rumori e i fastidiosi cigoli sono stati ridotti davvero al minimo. La base meccanica di Stoccarda viene proposta di partenza con il propulsore da 2,2 litri capace di erogare 143 cavalli, presente anche sul veicolo in prova. Una motorizzazione che si rivela più che adeguata a tale veicolo, in grado di regalare andamenti tranquilli che cullano quasi il suo equipaggio, riservandosi però sempre la possibilità di fornire la giusta potenza quando necessario.
In opzione è comunque possibile richiedere anche il motore più performante da 170 cavalli, magari abbinando anche il confortevole cambio automatico 9 G-Tronic. La dotazione offerta di serie non è delle più complete, annoverando solamente dispositivi come ABS, ASR, SP e DBV, il keyless start e il sistema di mantenimento della corsia con segnale acustico. Ma attingendo la lunga lista degli optional, ecco che optando per alcuni pacchetti è possibile completarla con tutti i più moderni equipaggiamenti offerti da Mercedes-Benz, come il climatizzatore semiautomatico in cabina, il volante multifunzione che integra il cruise control e i comandi radio e viva voce, il freno a mano elettrico, l'assistente attivo alla frenata e alla segnaletica stradale, i sensori pioggia e luce e quelli relativi alla pressione degli pneumatici. Non manca poi la possibilità di ordinare anche la conosciuta stazione multimediale MBUX, con un sistema di navigazione integrato e telecamera per la retromarcia collegata. E a donare quel giusto pizzico di sportività ci pensano poi i cerchi in lega da 16 pollici, ordinabili in luogo di quelli classici in acciaio. Siamo giunti alla prima tappa del nostro piccolo tour, il borgo di Coazzolo. Adagiato su di una collina fra Langhe e Monferrato, Coazzolo è un paese agricolo di antiche origini, da sempre dedito alla coltivazione della vite e alla produzione di ottimi vini, il cui centro è dominato dal castello con le sue mura difensive. Ma questo borgo è famoso soprattutto per alcune particolari attrazioni che si trovano nel suo territorio. La prima è sicuramente la piccola chiesetta sconsacrata della Beata Maria Vergine del Carmine, risalente al XVII secolo e immersa scenograficamente nei vigneti. Nel 2017 è stata trasformata esternamente in una vera e propria opera d'arte contemporanea dall'artista inglese David Tremlett, divenuto famoso per i suoi wall drawing. La superficie esterna della chiesetta è stata suddivisa in 3 parti, sulle quali sono stati utilizzati altrettanti colori dominanti. Una tecnica che offre all'osservatore un effetto visivo dagli interessanti spunti cromatici, che dialogano armoniosamente con le tinte che caratterizzano il paesaggio delle colline piemontesi. I colori rappresentano però il fil rouge di questo piccolo borgo, conducendo il visitatore a continuare il suo percorso alla scoperta di un'altra piccola curiosità di Coazzolo. Partendo dalla chiesetta, dove è possibile parcheggiare tranquillamente il camper, un cartello invita a proseguire a piedi verso la cima della collina per ammirare una vigna colorata e il magico paesaggio delle Langhe che si apre dal punto panoramico. Passeggiando per questo vigneto si nota subito che qualcosa è cambiato. Numerosi pastelli giganti colorati hanno infatti preso il posto dei classici pali in legno all'estremità dei filari delle viti. E in una località ricca di installazioni artistiche come Coazzolo non poteva di certo mancare un'altra big bench da scoprire, qui dall'inconfondibile colore azzurro. Scenari quindi davvero unici e suggestivi che ricreano un quadro quasi perfetto dove poter inserire anche il nostro compagno di viaggio, il C-Tourer T143 LE. Un semi-integrale che è un degno rappresentante dell'evoluzione di questa gamma che fin dalla sua nascita si è dimostrata come reale portatrice del DNA tipico Cartago in fatto di prestigio e costruzione, pur inserendosi in una fascia di prezzo più abbordabile rispetto ai veicoli della classe premium. Nonostante l'imponenza della cabina di guida originale Mercedes-Benz, il design esterno del C-Tourer 143 LE risulta piuttosto equilibrato nelle forme e negli ingombri, riprendendo la tradizionale linea Cartago dall'aspetto pulito ed elegante, qui dal look total white, bandelle in alluminio comprese. Un dinamico cupolino realizzato in vetroresina con scheruffi integrato raccorda poi armoniosamente la cabina alla cellula, proseguendo lungo il profilo arrotondato del tetto fino allo specchio di coda, non troppo impattante, ma incorniciato da 4 dinamici elementi che inglobano anche la moderna fanaleria posteriore. La costruzione si rifà ai pregevoli dettami tipici della factory di Aulendorf. La scocca adotta infatti pannelli di tipo autoportante, senza utilizzo di intelaiature in legno, realizzati con un sandwich in doppia lastra di alluminio esterna ed interna e isolante in RTM.
Il tetto e il pavimento differiscono però per l'adozione di un rivestimento esterno realizzato in vetroresina. Non manca poi ovviamente la presenza di un doppio pavimento passante, che incrementa le possibilità di stivaggio grazie alla creazione di un capiente gavone ricavato nella parte anteriore dell'abitacolo. È possibile accedervi sia esternamente tramite uno sportello inserito lungo la fiancata sinistra, sia internamente attraverso una grande botola ricavata a pavimento in corrispondenza dell'ingresso. Il doppio fondo ospita anche parte dell'impiantistica di bordo, come la batteria di servizio oppure le componenti dell'impianto idrico installate al totale riparo dal gelo. Questo in particolare può contare su un serbatoio dell'acqua potabile da ben 150 litri, a fronte di uno di recupero da 140 litri. La scocca si completa con un gavone di servizio ricavato sul lato destro, utile per riporre i piccoli attrezzi, il vano dedicato ad ospitare le 2 bombole del gas da 10 kg, le finestre Sites S4 Deluxe e la portacellula Premium One. È dotata di finestra fissa e bloccaggio tramite pistoncino, nonché di gradino esterno estraibile elettricamente. In opzione è disponibile anche l'utile zanzariera scorrevole. In coda è collocato il Maxi Gavone Garage, dalle dimensioni superiori alla media per la categoria. Ricordiamoci che siamo pur sempre a bordo di un veicolo la cui lunghezza si attesta attorno ai 7 metri e la cui altezza esterna resta ben al di sotto della soglia dei 3 metri. Il garage è provvisto di riscaldamento e illuminazione dedicati, nonché di presa elettrica a 220 volt e di barre laterali con ganci utili per il fissaggio del carico. Nel garage sono inoltre collocate alcune componenti dell'impianto elettrico all'interno di un'apposita nicchia protetta, tra cui la centralina carica batterie marchiata CBE. Riprendiamo il nostro tour in direzione del borgo di Lamorra, lungo strade che si snodano sinuose tra le colline delle Langhe, quasi ad essere scortati chilometro dopo chilometro dei suoi indimenticabili paesaggi. Prima di raggiungere il centro storico seguiamo la scia dei pennelli lasciata dagli artisti David Tremlett e Sol Lewitt per raggiungere un'altra opera d'arte, la Cappella delle Brunate, conosciuta anche come la Cappella del Barolo, una chiesetta davvero unica nel suo genere. Fu costruita nel 1914 come riparo per i lavoratori dei vigneti circostanti e ristrutturata verso la fine degli anni 90. In quest'occasione i 2 artisti coinvolti nel progetto decisero di donarle un tocco del tutto personale, facendola diventare oggi un vero e proprio capolavoro d'arte contemporanea. L'esterno dell'edificio infatti spicca notevolmente, per la scelta di un insieme di colori giocoso e molto vivace. Ma la Cappella delle Brunate non è l'unica attrazione di questo angolo delle Langhe. Le colline vellutate e i dedali di viuzze acciottolate circondate da edifici disposti secondo l'antico impianto medievale fanno del borgo di Lamorra una località davvero pittoresca, custode di tradizioni affascinanti e bellezze architettoniche senza tempo, immerse in un magico contesto paesaggistico. Ma una delle principali ricchezze di questa cittadina della provincia di Cuneo è rappresentata però dal cosiddetto oro rosso, ossia il famoso Barolo. Un delizioso vino da degustare accompagnato da qualche prelibatezza tradizionale del luogo, magari dopo aver camminato tra i vicoli di Lamorra per raggiungere la scenografica terrazza panoramica di Piazza Castello, un luogo ideale dove potersi fermare qualche minuto e contemplare il paesaggio circostante.
La cellula del Cartago Citur T143 accoglie il suo equipaggio all'interno di un ambiente dal design classico e dalle tinte chiare ricco di forme tondeggianti. Un abitacolo nel complesso arioso e luminoso, votato al massimo comfort per la coppia, che segue un family feeling tipico di Casa Cartago che non va a minimizzare assolutamente il valore del prodotto, ma anzi lo accomuna alle realizzazioni collocate nelle fasce più alte di mercato. Trattandosi di un semi-integrale tradizionale, senza quindi la presenza del letto basculante anteriore, l'elegante zona giorno si presenta spaziosa e luminosa e pronta ad accogliere i suoi ospiti in un living composto da una semidinetta L e una piccola poltroncina laterale, ai quali si aggiunge la partecipazione dei sedili della cabina girevoli marchiati a guti. Fino a 5 sono dunque i commensali che riescono a riunirsi attorno al tavolo centrale, provvisto di piano traslabile e ruotabile. Interessante è inoltre la soluzione studiata da Cartago per creare una comoda complanarità tra la cabina di guida e il pavimento della cellula abitativa, adottando qui una sorta di rampa che discende nel mezzo dei due sedili, evitando così il ricorso a scomodi gradini. Molte sono le possibilità di stivaggio grazie al totale sfruttamento del cupolino anteriore, dove sono stati ricavati ben 5 pensili, ai quali si aggiungono un ulteriore pensile al di sopra della dinette, la cassapanca della poltroncina e l'immancabile scarpiera ricavata nella parte bassa del divano frontemarcia, un segno distintivo questo delle produzioni Cartago. Alla reazione concorrono qui lo scherufo apribile inserito nel cupolino, il vicino blò panoramico midi-echi e una finestra laterale, mentre 2 tende in tessuto scorrevoli dedicate alla cabina provvedono a donare la necessaria privacy. Il soggiorno si completa poi con un mobile TV collocato alle spalle della dinette e perfettamente mimetizzato nel mobilio, provvisto di un pratico meccanismo di scorrimento che svela uno schermo piatto da 24 pollici. A lato dell'ingresso il mobile cucina si sviluppa linearmente, con forme morbide e arrotondate, ospitando nella sua superficie un fornello angolare a 3 fuochi dotati di accensione piezoelettrica e un lavello circolare realizzato in acciaio inox servito da un miscelatore a canna alta. Inferiormente lo spazio è stato organizzato in 6 cassetti dotati di rientro soft close, mentre nella parte alta ecco un pensile e il vano destinato ad ospitare la macchinetta del caffè disponibile in opzione. La dotazione della cucina si completa con un frigorifero a colonna Dometic in conformazione slim da 133 litri, la cui porta è provvista di cerniere da ambo i lati. Nella sua parte inferiore invece una paretina movibile svela l'unità dedicata al riscaldamento Truma Combi da 6 kW, alimentata a gas e comandata dal pannello digitale CP+. Nonostante la distribuzione degli spazi interni, anche su questo modello è possibile separare la zona giorno da quella notte, così da garantire la necessaria privacy e creare anche una piccola anticamera. Si nota subito infatti come la parete frontale del locale bagno sia in realtà una grande porta battente, che non solo consente un comodo accesso al vano, ma permette anche di separare l'ampio corridoio centrale. Un esempio di ottimizzazione degli spazi interni è sicuramente la toilette, che dovendo fare i conti con misure disponibili limitate adotta un modulo già apprezzato in molte delle realizzazioni Cartago. In uno spazio unico dotato di pavimento in vetroresina e completo di arredo in legno, si ricava tramite una porta scorrevole semicircolare un box docce autonomo, dotato di doppia piletta di scarico ed erogatore dedicato. L'allestimento del bagno si completa con un mobile dalle forme curvilinee che integra il lavabo, i vani pensati per lo stivaggio e un oblò a tetto da 40 x 40 cm che garantisce la necessaria areazione. L'intera parte posteriore dell'abitacolo ospita l'accogliente camera padronale, spazio quindi ai 2 letti gemelli di generose dimensioni provvisti di piano con retadoghe, che all'occorrenza possono anche essere uniti a formare un unico maxi matrimoniale. A supporto di questa modalità i progettisti Cartago hanno utilizzato una scaletta scorrevole, che una volta movimentata consente di sfruttare comodamente i 2 gradini fissi di salita centrali anche a letto intero allestito. L'ambiente dedicato al riposo notturno è curatissimo. Oltre all'eleganza data dagli arredi e dalla calda ed efficace illuminazione a LED, si segnala l'abbondante presenza di pensili e vani a giorno, oltre alla diffusione perimetrale del riscaldamento sui 3 lati dei letti, che permette un'ottimale climatizzazione invernale.
La reazione poi è garantita dalla contemporanea presenza di 2 finestre simmetriche e di un oblò da 40 x 40 cm. Infine, al di sotto dei letti sono stati ricavati 2 armadi guardaroba. Oltre ad avere il normale accesso frontale, sono provvisti anche di un pratico accesso dall'alto grazie alla possibilità di ribaltare la porzione finale del piano. E dopo aver percorso numerosi chilometri alla scoperta di queste terre piemontesi, tra sconfinate distese di vigneti, non potevamo certamente lasciarle senza avere prima un piccolo assaggio della loro rinomata enogastronomia. Siamo giunti presso l'antica tenuta delle Cantine Povero. Ci troviamo esattamente a Cisterna d'Asti, in un punto in cui si incontrano le Langhe, il Monferrato e il Roero. In una sequenza di vigne baciate dal sole dall'alba al tramonto affondano le radici della produzione dei loro vini, una tradizione che dura da quasi 200 anni, tramandata di generazione in generazione, seguendo oggigiorno un approccio ecosostenibile. E quale miglior modo per concludere questo nostro tour che ci ha portato alla scoperta di un altro piccolo e magico angolo del nostro bel paese, se non con un brindisi al piacere della scoperta insito nell'essenza stessa del turismo di movimento e la voglia di viaggiare liberi a bordo di un veicolo ricreazionale, come il nostro Carthago C-Tourer T143 LE, il cui prestigio si è sposato alla perfezione con questi luoghi incantevoli. Ma non vorrei mica brindare da solo! Ma certo che no, venite ragazzi! Alla salute quindi! Alla salute! Alla salute! Buon viaggio!